Buongiorno ragazzi, oggi una bellissima giornata, è il 2 giugno, è festa della Repubblica e noi oggi facciamo un giro giornaliero e andremo in Francia a visitare un colle che personalmente non ho mai visto, ovvero il Col de la Croix de Fer. Dico noi perché oggi non sarò da solo, con chi sarò ve lo farò poi vedere durante la strada, una sorpresa. E faremo questo giro di circa 380 km partendo da casa mia e man mano comunque vi farò vedere il giro. Comunque, se siete curiosi di vedere che giro farò per andare alla Croix de Fer, seguitemi in questa avventura. Ciao ragazzi! Siamo partiti per questa avventura giornaliera in Francia. Come dicevo prima andiamo verso Susa, ma prima facciamo un goccio di benzina così partiamo belli carichi. Come dicevo prima la giornata si presenta piacevole, molto bella, c'è il sole, speriamo che si mantenga in questa maniera. Finalmente dopo tanto peregrinare sono riuscito a portare con me anche la moglie, così non sarò da solo a fare il giro in Francia. Siamo partiti, siamo sulla statale 25 del Moncenisio, abbiamo recuperati 2 ragazzi, 2 equipaggi con le relative mogli e adesso andiamo verso Susa a recuperare altri equipaggi e poi via per l'avventura francese. Abbiamo lasciato anche Susa, abbiamo recuperato gli altri equipaggi e abbiamo iniziato adesso l'ascesa verso il Moncenisio. Siamo sempre sulla statale 25. Siamo entrati in territorio francese, davanti a noi su in alto c'è il Moncenisio. Siamo arrivati al lago del Moncenisio e non me lo ricordavo così povero d'acqua. C'è poca acqua rispetto all'anno scorso, è veramente povero. Siamo arrivati al Moncenisio e c'è l'amico Gianluca, vieni qua, saluta gli amici. Ciao Gianluca, anche tu. Ciao. Siamo con un gruppo di amici, gli altri non li conoscete, c'è Adriano, c'è Roberto che è il nuovo iscritto al Golden Club Italia. È così, Roberto, abbiamo tanti Roberto qua. Ci siamo fermati un attimo per prendere un caffè, le ragazze vanno a fare pipì perché le donne hanno questa esigenza. Sempre dice giustamente, chissà come mai dice i 2 Roberti, ma loro fanno sempre la pipì. Qui alle mie spalle c'è il lago del Moncenisio, anche se c'è poca acqua, chissà perché. Noi adesso riprendiamo il nostro percorso, aspettiamo le ragazze. Ecco, le ragazze stanno tornando, sono lì alle mie spalle. Stanno arrivando, arrivano, c'è chi fa le foto, c'è chi parla al telefono, stanno arrivando. Appena arrivano ripartiamo subito per la nostra gita. Ciao! Ci siamo rimessi in marcia, stiamo lasciando il Moncenisio, scendiamo giù verso Lanslebourg dove ci fermeremo, a quanto ho capito, a prendere del formaggio. Siamo arrivati a Lanslebourg, diciamo tappa obbligatoria sia per chi vuole andare al Col dell'Iseran e sia per chi poi vuole fare la strada che stiamo facendo noi. Siamo arrivati alla Fromagerie Coopérative Laitière Maurienne Vanoise, è una cooperativa di formaggi. Noi adesso andiamo dentro, andiamo a vedere come è il negozio, come sono sti formaggi e andiamo. Siamo dentro alla formaggeria con la moglie, siamo entrati dentro e l'ambiente è molto bello, c'è un profumo intenso di formaggi e ovviamente si sentono i formaggi quelli più intensi. Noi abbiamo già preso un reblochon. Che cos'è il reblochon, Marcella? È un formaggio di latte a crudo. È un formaggio? Di latte a crudo. Di latte al crudo. Tipo il brie. Tipo il brie, il nostro brie francese. E il nostro brie italiano, scusatemi. Allora, un territoire des hommes et un cop. È scritto lì. Praticamente questa qua è una cooperativa
di produttori di formaggio. La vetrina è molto invitante, adesso ve la faccio vedere. Appena arriviamo al nostro turno vi faccio vedere come è combinata. Eccola lì, la vetrina è piena di formaggi, ce n'è tantissimi. Noi adesso le andremo ad assaggiare, le andremo a comprare, ovviamente siamo qua a posto. Ho notato che le persone che lavorano qui parlano anche l'italiano, quindi se voi non parlate il francese, qui l'italiano è di casa, quindi potete venire tranquillamente a scegliere e a comprare il vostro formaggio. Non avevo notato, sulla vetrina c'è un adesivo, medaglia d'argento 2023 Parigi, quindi sono dei formaggi sicuramente certificati, dei formaggi che hanno un loro perché, una loro importanza. Allora, abbiamo comprato il formaggio, abbiamo speso 39 euro, quindi è una cifra molto abbordabile per la quantità di formaggio che noi abbiamo preso. Noi continuiamo il nostro giro e ci vediamo sulla strada. Ciao! Abbiamo lasciato Lanslebourg e ci dirigiamo verso Modane. In questo momento siamo a Termignon e siamo sempre sulla strada D1006, che è quella che porta fin fine a Modane. La strada che stiamo facendo per andare a Modane non è la D1006 ma la D83, c'è appunto l'indicazione Modane strada panoramica, Route Panoramique, ed effettivamente merita. Siamo agli inizi della route, della strada, scusate, ed è già un bell'inizio perché la strada è bella, larga ed è panoramica appunto perché ci stiamo alzando di quota e vediamo la vallata dall'alto. Molto suggestiva, molto bella. Siamo arrivati a Modane e da qui prenderemo la strada per il Col de la Croix de Fer, ma passando ovviamente da Saint-Jean-le-Maurienne. Abbiamo ripreso la strada D1006, la strada panoramica per Modane che abbiamo fatto era la D83 che poi è diventata D215. Comunque molto bella, devo dire. Stiamo lasciando adesso Modane, sto leggendo, e siamo a Fourneau. C'è traffico, sì, perché comunque qui in Francia non c'è la festa della Repubblica, ovviamente, quindi il 2 giugno è soltanto per noi in Italia. Proseguiamo verso Saint-Jean-le-Maurienne. Siamo arrivati anche a Saint-Jean-le-Maurienne, siamo sempre sulla strada D1006, tanti motociclisti davanti a noi, credo che anche loro andranno a fare la Croix de Fer, credo. Poi eccolo qui segnato, Col de la Croix de Fer a sinistra. Iniziamo la salita verso il Col de la Croix de Fer. Allora, da qui al Col de la Croix de Fer sono circa 30 km, una ascesa con diverse pendenze, ma la media della pendenza è quasi il 6%. Passiamo da quota poco più di 500 metri, che è Saint-Jean-le-Maurienne, fino ad arrivare a quota 2068, che è il Col de Fer, Col de la Croix de Fer, scusatemi. Allora, vedo che comunque il colle è ben segnalato, meno male. Allora, per arrivare al Col de la Croix de Fer bisogna scendere, c'è un incrocio, salendo c'è un incrocio a sinistra, me ne sono accorto all'ultimo minuto, è indicato comunque, quindi state attenti quando andate su al colle,
di guardare bene l'indicazione verso sinistra per andare al colle. Cominciamo a salire. E allora, a un certo punto la strada non si capisce bene, bisogna prendere a destra per andare su al colle della Croix de Fer. La strada è stretta e troverete l'unica strada che sale. È scritto che non si legge bene. Infatti, meno male c'era mia moglie, ha letto lei a destra e allora sono salito su, altrimenti rischiavo di andare dritto. Oh, sto tunnel è scavato nella roccia, bellissimo! Mancano 7 km all'arrivo al colle. Siamo sempre sulla strada che va su, che è la D926. Abbiamo iniziato la vera e propria salita verso il colle della Croix de Fer. Mancano 5 km all'arrivo. E la strada, come vedete, non è delle migliori, è piena di buche, però va bene, si fa, è un po' più stretta rispetto a prima, andiamo un po' più piano, va bene, chi se ne frega, tanto nessuno ci insegue, non dobbiamo timbrare il cartellino e iniziamo la serie di tornanti. Caspita se è stretta qui la strada, qui una macchina e una moto se si incrociano non passano. Bici alla mano, sì, sarà anche ripida. Qua c'è un bel tornante, caspiterina, ma più che altro è pieno di pietruzze. Guarda che paesaggio meraviglioso. Guarda lì che bello. Eccolo su in cima il colle. Siamo arrivati in cima al Col de la Croix de Fer, siamo a quota 2068 metri sul livello del mare. Un bellissimo passo francese delle Alpi del Delfinato. Il Colle della Croix de Fer è una delle salite che hanno fatto la storia del Tour de France. Questo colle unisce Saint-Jean-de-Maurienne e Le Bourg-d'Oisans. Ed è un'ascesa che mi sento di consigliare a tutti, sia per le caratteristiche tecniche che per le bellezze paesaggistiche che voi potete trovare durante la strada. Il Colle della Croix de Fer è molto famoso nel mondo delle due ruote, dal momento che il Tour de France è passato da queste strade per ben 16 volte, a partire dal 1947. Come accade per altri passi di montagna che si trovano ad altitudini così elevate, quindi 2068, anche il Colle della Croix de Fer è chiuso durante i mesi invernali, perché potreste incappare ovviamente nella neve. Di solito questo colle è chiuso da novembre a maggio, ma il consiglio che vi posso dare è sempre quello di informarvi prima di partire sul calendario preciso di apertura e chiusura. L'itinerario suggerito è quello di raggiungere Susa, che è in provincia di Torino, quindi dirigersi verso il Colle del Moncenisio.
Arrivati a Landsleburg andate in direzione di Modan, quindi a sinistra, che è una bellissima cittadina appartenuta al regno di Sardegna fino al 1861. Percorrendo la strada di 1600, arriverete a Saint-Jean-de-Maurienne. A questo punto si prende la strada di 926 che vi porterà fino in cima al Col de la Croix de Fer. Accanto ad uno chalet nel quale è possibile rifocillarsi si trova l'eponima croce di ferro che vi faccio poi vedere. Complessivamente la salita da Saint-Jean-de-Maurienne misura circa 30 km con una pendenza media del 5,1%. Il periodo consigliato per la scalata è da inizio giugno fino a fine di settembre. Sul versante opposto le discese sono due quelle possibili, una porta nella valle dell'Oisin e l'altra consente di ritornare alla valle della Maurienne transitando sul vicino Col du Glandon, evitando quindi di ripercorrere la stessa strada che avete fatto all'andata. Noi per tornare a casa faremo la valle dell'Oisin, passeremo il lac du Vernay percorrendo la D526 dopo aver lasciato la D926. Prenderemo la D1091, costeggeremo il lac du Chambon, attraverseremo il Col du Lautaret e quindi andremo in direzione di Briançon. Colle del Monginevro ovviamente, quindi l'Italia, Clavière, e da qui Valle di Susa per il rientro a casa. A Cesana Torinese il gruppo si separerà, io andrò ovviamente in direzione del Colle del Sestriere, gli altri in direzione di Susa. Ragazzi, il tempo è ancora bello, si mantiene bene, noi adesso mangiamo un boccone e poi andremo a casa. Ciao ragazzi, ci vediamo dopo. Siamo ripartiti, abbiamo lasciato il Col de la Croix de Fer e adesso andiamo in direzione casa, però ovviamente anche andando verso casa faremo un bel giretto, passeremo alcuni laghi, uno sicuramente. Ragazzi, qualcuno vuole una macchina? Guardate la cascata. Abbiamo davanti a noi il lago di Verney, lago che poi alla fine è un lago artificiale che serve per la produzione di energia elettrica. Infatti abbiamo appena passato una centrale idroelettrica e questo passaggio è un po' emozionante, siamo letteralmente sopra il lago, abbiamo il lago sia a destra che a sinistra. A destra si vede meglio, d'altra parte a sinistra non si vede perché c'è la strada. E questa qua invece è il lago di Chambon, lac di Chambon. Guardate lì come spruzza l'acqua. Non ci voleva questa pioggia. Dove c'è il sole, dai. Vai, vai. Mia moglie dice vai vai. Stiamo per arrivare al Col du Lautaret, dove ci fermeremo un attimo per prendere un caffè, mi sembra anche giusto. Eccolo qua, il Col du Lautaret. Già, guardate come luccica l'asfalto. Siamo arrivati al Col du Lautaret, altitudine 2058 metri. Alle mie spalle vedete la targa che lo testimonia, mentre di fronte a me, se io mi giro così lo vedete, quindi alle mie spalle vedete il Col du Galibier, che siamo a quota 2642, si trova a pochissimi chilometri, meno di 10, circa 9 chilometri, si è su al Col du Galibier. E se vi ricordate l'anno scorso ho fatto dei video in merito al Col del Galibier. Comunque noi adesso ci fermiamo, siamo qui al bar dove ci prenderemo un caffè, faremo una piccola pausa e poi ripartiremo per ritornare a casa. A dopo.
Abbiamo lasciato il col di Lautaret e ci dirigiamo verso Briançon. Veramente più che lasciare il colle siamo scappati perché ha iniziato a tuonare e abbiamo visto avvicinarsi il, il nuvolone nero e allora via, si parte verso casa. Siamo sempre sulla strada D1091 e siamo a Serre-Chevalier in direzione di Briançon. A destra c'è il forte di Briançon, molto bello. Iniziamo la salita verso il Monginevro e quindi Monginevro, Italia. Scolliniamo adesso Colle del Monginevro. Siamo arrivati all'ultimo colle, il colle del Sestriere, 2035 metri sul livello del mare. Siamo arrivati a casa dopo una bellissima giornata, 390 km di puro divertimento. Abbiamo fatto questi colli, siamo stati come colle principale, diciamo, il colle della Croix de Fer, passando per il Moncenisio, per il Lautaret, il colle delle Sestriere. La giornata è stata non propriamente soleggiata al 100%, abbiamo beccato un po' di pioggia, ma comunque è stata molto piacevole. La cosa piacevole ovviamente è che c'era anche la Zavorrina al seguito, ovvero c'era mia moglie, meno male che c'era anche lei, anche se la vedo un po' provata, infatti è messa lì sulla sdraio che, eccoli, sulla sdraio che si sta rilassando. I pantaloni da pioggia? Ecco, ha tolto i pantaloni da pioggia. Comunque ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, se è così mettete un like, se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al mio canale, a voi non costa assolutamente nulla, ma così facendo mi aiutate a far crescere questo mio progetto. Ragazzi, come disse il buon Nico Cereghini, casco in testa ben allacciato, luci accese anche di giorno e tanta prudenza. Ciao ragazzi, al prossimo video.